Buonasera a tutti e tutte, quelli in questa sala, nella sala in streaming e tutti quanti a casa. Fa piacere vedervi numerosi oggi perché comunque è un tema caldo, di ChatGPT parlano anche tutti i media in questi giorni. Cos'è ChatGPT? Non è un chatbot tradizionale come quelli che sostituiscono i call center sui siti web, ma è un chatbot con dietro un cosiddetto Large Language Model, cioè un'applicazione AI con centinaia di miliardi di nodi che formano una enorme rete neurale che leggendosi praticamente da sola tutto il web, ha imparato da sola a parlare e a rispondere in maniera competente a qualsiasi domanda facciamo, con un'ottima risposta dal punto di vista linguistico, con qualche caduta sui contenuti, come vedremo. E quindi per capire l'impatto di questa rivoluzione tecnologica abbiamo oggi organizzato questo evento molto interdisciplinare. Abbiamo Stefano Bartezzaghi, un semiologo, Elena Esposito, una sociologa, Roberto Navigli, un informatico e Daniela Tafani, una filosofa. Ringraziamo il Circolo dei Lettori per l'ospitalità, Stilema per il supporto all'organizzazione e alla comunicazione. L'evento è finanziato dall'Università di Torino con il progetto di Public Engagement AI Aware e coorganizzato dalla Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Ma partiamo cercando prima di tutto di capire che cos'è ChatGPT e come funziona, perché altrimenti se non abbiamo un po' di conoscenza su come funzionano queste tecnologie, rischiamo quasi di pensare che dietro ci sia qualcosa di magico. E non possiamo trovare di meglio per farci spiegare che cos'è che parlarne con Roberto Navigli, professore di informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell'Università La Sapienza di Roma. È il massimo esperto in Italia di Natural Language Understanding, che sarebbe la disciplina informatica che si occupa di costruire questi sistemi che comprendono, forse lo vedremo oggi, il linguaggio degli esseri umani. Roberto ha vinto non uno ma ben due bandi RC con i progetti MUS e Multigedi, è creatore del dizionario enciclopedico elettronico multilingua Babelnet e fondatore dello spin-off Babelscape. E quindi Roberto, che cos'è ChatGPT, come funzionano i Large Language Model e quali sono le sue applicazioni? Eccoci qui, grazie mille. Hai già detto metà di quello che volevo dire come risposta a questa domanda, ma ho preparato delle diapositive che sono anche un po' esemplificative di come funziona ChatGPT e come funzionano questi Large Language Model. Quindi che cos'è ChatGPT? Come ha detto anche il collega Guido Puella, è un chatbot, ma è più di un chatbot. È un assistente virtuale, è un oggetto, un'entità software risultato di intelligenza artificiale generativa, quindi mirata a generare testo grazie a tecniche di elaborazione del linguaggio naturale molto sofisticate e innovative, e anche che utilizza tecniche di apprendimento automatico e in particolare apprendimento cosiddetto profondo, o in inglese deep learning. Quindi è specializzato nelle conversazioni ad ampio spettro con utenti. Con ad ampio spettro intendiamo qualunque tipo di conversazione, e quindi questo è quello che principalmente ha stupito, o insieme alla qualità del testo generato, gli utenti che da fine novembre hanno iniziato a interagire con ChatGPT. Andiamo quindi a vedere che cosa dice ChatGPT se stesso. Quindi ho iniziato a fare domande, ho detto cos'è ChatGPT? E ChatGPT si definisce come un modello di linguaggio artificiale, non il linguaggio ma il modello, basato su un'architettura che si chiama GPT 3.5. Ora non entreremo in questo livello di dettaglio, quindi lui è più ancora tecnico di quanto non stia dicendo io in questa breve introduzione, ed è stato addestrato dall'azienda che lo ha creato, che prende il nome di OpenAI. Ora non leggerò tutta la definizione, però vedete da queste due frasi che sostanzialmente si definisce come un assistente virtuale che risponde a domande e interagisce anche in un modo sofisticato. Ora,
Però che cos'è allora un modello del linguaggio? E qui ho voluto esemplificare il modello del linguaggio tramite una serie di esempi che ci faranno capire esattamente cosa succede dietro le quinte. Quindi un modello del linguaggio è un'entità software, è un oggetto, un prototipo di intelligenza artificiale che prende in ingresso, prende in input del testo, ad esempio digitato da un utente che vediamo qui nella diapositiva. L'utente sta scrivendo ChatGPT è un, e ci fermiamo qui e chiamiamo questo in inglese prompt, per dire un suggerimento o per usare un gergo teatrale un'imbeccata. Quindi io sto dando una sequenza di parole in input, in ingresso al sistema per capire che cosa questo modello del linguaggio andrebbe a prevedere come la parola successiva da generare a seguito di questa sequenza. E allora quello che succede è che il modello va, una volta addestrato, va a individuare le parole che sull'intero vocabolario di un dato linguaggio, o anche di più lingue, è più probabile, le parole che sono più probabili dopo questa sequenza data in input. Quindi che cosa andrà ad apparire? Per esempio in questa diapositiva vediamo software e modello, ho marcato con un colore vivo verde le parole più importanti, più probabili, un po' meno probabile un computer, un po' più probabile un tipo, ci aspettiamo di qualcosa, e poi zero, probabilità zero, quindi nulla, la maggior parte delle altre parole del vocabolario. Se però adesso diamo in input un prompt diverso, quindi un suggerimento del tipo oggi mi trovo, che cosa ci aspettiamo che predica il modello del linguaggio? Certamente non software e modello come prima, ma invece al contrario tipo poco, perché oggi mi trovo tipo, sembra un dialetto non so, romanesco, però più probabile in, un, con, eccetera, eccetera. Quindi vedete che l'obiettivo di questo modello è quello di predire la prossima parola e fornirci una cosiddetta distribuzione di probabilità sull'intero vocabolario. Ora, quindi quello che succede è che il modello prende in ingresso questa sequenza di parole e lancia, è come se lanciasse un dado truccato a tantissime facce, tante facce quante le parole del vocabolario, e però queste facce, perché il dato è truccato? Perché queste facce hanno una probabilità diversa di essere il risultato del lancio. E quindi in questo caso, ad esempio, il modello predirebbe modello, e a questo punto quella parola viene inserita, viene aggiunta, concatenata alla sequenza precedente, e quindi abbiamo adesso ChatGPT è un modello, andiamo avanti, forniamo modello anche in input e il nostro language model predice del, e a questo punto del viene concatenato alla sequenza, e data questa nuova sequenza il modello per esempio potrebbe predire linguaggio. E quindi abbiamo generato una parte della frase come risultato dell'input del prompt fornito in ingresso. Ora, questo vale per qualsiasi modello del linguaggio. Quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni è l'evoluzione di questi language model in cosiddetti large language model. Sono dei modelli enormi, di dimensioni gigantesche e addestrati utilizzando un certo numero di ingredienti molto importanti, il primo dei quali è l'enorme quantità di dati, come anche ha detto il collega Guido, bilioni, quindi migliaia di miliardi di parole, che sono trovate in una grande porzione del web in decine di lingue. Ovviamente Wikipedia, che fa anche parte del web, libri che non sono disponibili sul web e altre risorse come forum e quant'altro. Non solo questo ingrediente, ma anche il fatto proprio di avere un modello, come dicevamo prima, di enormi dimensioni, che possa quindi memorizzare e rielaborare queste informazioni apprendendo i pesi, i cosiddetti parametri, che poi permetteranno al modello di stimare queste probabilità di cui ho parlato. Ovviamente anche una grandissima capacità di calcolo, quindi hardware molto potenti che permettano di adattare il modello, i parametri del modello agli output attesi, in modo tale da ottenere le migliori prestazioni possibili. E infine in ChatGPT, come anche nei modelli conversazionali alternativi, tanti esempi di conversazioni.
perché noi sul web non troviamo così tanti esempi, ma noi invece vogliamo validare tramite l'intervento umano le conversazioni di qualità e filtrarle e separarle da quelle di bassa qualità. Detto questo, che cosa possiamo fare con questi large language model? Quindi non solo ChatGPT, ma altri modelli che sono stati sviluppati nel tempo e che sono sempre più in uso in software che sono o disponibili online o che saranno integrati all'interno dei programmi che utilizziamo tutti i giorni, ad esempio la suite Office di Microsoft. Allora, la primissima applicazione a cui ho pensato è quella che è stata resa disponibile prima che la maggior parte del pubblico si rendesse conto della potenza di questi modelli, ed è la traduzione automatica. Noi già abbiamo visto da almeno 15, anche 20 anni che la traduzione automatica ha iniziato a funzionare e adesso funziona veramente bene. Questo adesso funziona veramente bene è proprio dovuto ai large language model. Quindi quando negli ultimissimi anni abbiamo visto che il traduttore automatico fornisce un testo di una qualità tale che spesso può almeno in parte sostituire il traduttore umano, ma ovviamente non del tutto, è dovuto ai large language model. Vedete qui un esempio di I bought a bar in a supermarket, tradotto in sistemi precedenti come ho comprato un bar in un supermercato, e qui entriamo nel discorso della polisemia delle parole, perché bar vuol dire sia bar in italiano che barretta, e invece se utilizziamo un sistema sofisticato come DeepL otteniamo la traduzione corretta. Un'altra applicazione molto interessante è quella di chiedere a questi sistemi di scrivere articoli e capitoli dei libri. Qui vedete un famoso articolo del The Guardian scritto interamente da un precursore di ChatGPT che si chiama GPT-3 e un romanzo edito dal saggiatore Non siamo mai stati sulla Terra, il cui autore è in parte Rocco Tanica e in parte un language model. Altre applicazioni molto interessanti sono la scrittura automatica di codice. Qui ho chiesto a ChatGPT di scrivere un programma in Python, un famoso linguaggio di programmazione, per ordinare una lista, ma poi ho chiesto anche di scriverlo in un BASIC del Commodore 64, quindi un linguaggio di programmazione degli anni 80, e vedete il programma è molto più complesso, ma è perfettamente funzionante. Sentiment Analysis, questo è un sistema che si chiama Emotionary, che abbiamo sviluppato nel mio spin-off universitario, con cui analizziamo il sentimento, le emozioni, e quindi riusciamo anche a implementare un'analisi della customer satisfaction o dell'opinione pubblica, sempre di nuovo tramite i large language model. E poi abbiamo molte altre applicazioni, il chatbot stesso è un'applicazione perché poter dialogare con un sistema automatico è un obiettivo, la risoluzione di problemi, lo storytelling personalizzato, raccontami una storia con questi ingredienti, il question answering per assistenti virtuali e motori di ricerca. Noi vogliamo fare una ricerca sempre più sofisticata e più naturale, in linguaggio naturale. Il riconoscimento del parlato, quindi noi vogliamo un sistema che sottotitoli automaticamente i video, classificare i testi, cosa è spam, cosa è tossico, eccetera, eccetera. Infine, adesso con GPT-4 è stato introdotto il processamento multimodale, quindi io posso fornire in ingresso un'immagine e del testo, o una sola di queste due cose, e ottenere una descrizione o comunque del testo a corredo. Il tutto in manciate di secondi. Grazie Roberto. Non parliamo qua di altri sistemi generativi molto simili che, data una descrizione, fanno il contrario, producono delle immagini. Ma ci vorrebbe un altro evento solo per quello. E quindi rimaniamo sul linguaggio. Noi informatici, uso prima persona perché sono stato coinvolto in passato anch'io, abbiamo provato per 50 anni a prendere le regole della grammatica, codificarle dentro un computer e farlo parlare. Non ci siamo riusciti più di tanto, invece ChatGPT e gli altri LLM, Large Language Model, imparano da soli, non sanno la grammatica, come un bambino che non è mai andato a scuola, ma parlano forse anche meglio di un bambino. Il problema è vedere se capiscono in che senso della parola, se quanto dicono ha un significato. E per questo abbiamo oggi un semiologo, Stefano Bartezzaghi, enigmista, giornalista per Repubblica, saggista, professore all'Università Yulm di Milano e
allievo del professor Umberto Eco, autore di diversi libri, fra cui, cito quello più rilevante oggi, Banalità, luoghi comuni, semiotica e social network, per Bompiani nel 19, ed è tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività. E quindi la domanda è: quando dialoghiamo con ChatGPT, ChatGPT comprende, risponde, oppure sta facendo solo un gioco di parole? Cosa ne sappiamo? Io non sono come lui che si è portato il timer, non so neanche, cioè, quindi interrompermi quando la molestia diventa eccessiva. Io ho tutta questa vicenda, la prima cosa che mi ha fatto pensare è quando mi sono accorto che i bambini, negli anni 90, mi sono accorto che incominciavano a usare un concetto che io giocando da bambino non avevo, che era il concetto di umano come appunto categoria, no? Cioè, no, perché quelli sono degli umani, no? Io giocavo con gli indiani, cowboy, invece c'erano gli umani. Dici, ma perché parlano di umani? Come è nata questa cosa, no? Primo Levi pensava all'internazionale dei bambini, cioè il fatto che i bambini erano dei tramiti tra di loro che per cui giocano a dei giochi simili da una parte all'altra del mondo. Poi ho pensato, ma sì, cioè, probabilmente la soluzione è banale, cioè, rispetto alla mia generazione questi hanno avuto da appunto UFO Robot a Pikachu, hanno avuto una serie di personaggi che umani non erano, e quindi hanno sviluppato il concetto di umano, che è una cosa che per i semiologi è anche abbastanza banale. Cioè, per noi, io non so cos'è il sole se non so se lo stiamo opponendo alla luna o alla pioggia, no? L'identità è data da un confronto, e quindi la cosa, diciamo, per volerci vedere degli aspetti positivi, la cosa di questi linguaggi, di questi sistemi, è che introducono un'opposizione che prima non c'era. Cioè, noi adesso possiamo dire che possiamo parlare di testi generati da umani, che prima non aveva senso, non c'era bisogno di dirlo, perché non c'erano testi che non fossero generati da umani. Qui mi scuso con i credenti, cioè, chiaramente c'è un presupposto ateo su questo. Se uno pensa che i testi sacri siano prodotti dalle divinità, aveva anche, però insomma è un caso che possiamo considerare un po' marginale, no? Penso che siamo d'accordo su questo. Quindi noi possiamo usare questa opposizione per capire cosa abbiamo sempre inteso per testo noi, dando per scontato che un testo fosse fatto così. Perché il problema è che sono testi, hanno questa cosa inquietante, che sono testi lisci, cioè non danno un appiglio per capire se è umano, direttamente umano o indirettamente, perché poi alla fine comunque sono testi che sia il sistema che il database ovviamente sono di provenienza umana. Allora, il discrimine non è la correttezza sintattica, perché questi sono corretti. Il computer di 2001 di sé nello spazio, che era l'esempio di intelligenza artificiale più inquietante che avevamo da prima, faceva degli errori ma era considerato infallibile, e quindi poi a un certo punto viene smascherato, e viene smascherato perché ha fatto degli errori. Ho letto che c'è una studentessa inglese che è stata espulsa dalla sua università perché è stata smascherata, che aveva scritto un paper con i chat GTP, perché erano smascherata, perché era scritto correttamente, mentre nel suo curriculum i suoi paper avevano sempre degli errori di grammatica, no? Quindi adesso c'è lo smascheramento, non è perché il computer fa degli errori, ma perché non li fa. Quindi la correttezza sintattica non è una cosa, non è un discrimine. Sul piano semantico cosa succede? Anche lì fa degli errori, ma facciamo finta che non li faccia, perché tra un po' non li farà più, perché la ricerca andrà avanti e questa cosa si perfezionerà. Ci dà sempre dei testi che sono, anche gli errori che commetterà saranno sempre errori di tipo plausibile. Plausibile significa che può essere approvato, può essere, diciamo, applaudito. Quindi c'è testi grammaticali e plausibili sul piano semantico. Ci bastano? È questa la nostra nozione di testo?
No, in realtà io leggo anche dei testi agrammaticali, no? Cioè, capisco anche se una cosa è formata male, e ci sono delle confutazioni di Chomsky su questo abbastanza divertenti. Noi leggiamo, chi lo fa ancora, io sì, James Joyce, e ultimamente vogliamo invece una letteratura molto plausibile, ma questo che noi chiediamo ai testi normalmente è un'intenzione, che ci sia un'autorialità sotto, che sia intenzionata, almeno di averne almeno l'impressione. Infatti abbiamo spesso, le parole ci danno delle spie così, che parlano chiaro. Noi diciamo voler dire, significa anche significare, no? Cosa vuol dire questo? Non vuol dire niente, però è come se ci fosse, cioè noi ce la mettiamo sempre l'intenzione. Ovviamente in un testo che è composto secondo i procedimenti statistici che Roberto ci ha appena illustrato, non c'è una intenzione, no? Noi abbiamo dei testi perfetti che sono ottenuti da una macchina che semplicemente ha una concezione della plausibilità sia sul piano sintattico, cioè del mettere una parola dietro l'altra, sia poi la raggiunge anche sul piano semantico. Poi magari farò anche degli esempi divertenti nella storia di queste ricerche. Ma non ha una dimensione pragmatica, cioè non c'è dentro l'enunciatore e l'enunciatario, non c'è dentro le persone che formano in realtà il discorso. Cioè, dal punto di vista semiotico, appunto, qual è l'enunciazione che sta dentro a un testo? Io faccio una richiesta, lui la produce. È un'enunciazione? No, è un'enunciazione se io pubblico questo articolo e lo firmo, no? Me ne approprio. Ma non lo sto citando, non lo sto copiando, è qualcosa che viene da una generazione totalmente automatica. La plausibilità si basa su quella ingestione, no? Bulimica di dati che lui contiene, e quindi è come se fosse un grandissimo deposito di senso comune. Ma non è il senso comune di quando noi diciamo si dice che i torinesi siano falsi e cortesi, no? È una roba che si dice tradizionalmente. No, perché c'è comunque una mediazione. Se io firmo un testo così prodotto, sono X, e Stefano Bartezzaghi dice X. Se io non lo firmo, la macchina dice che si può dire così. Ed è questo, appunto, altra domanda, che poi alla fine è sempre la stessa. È quello che noi chiediamo a un testo nella vita? I testi che conosciamo, scusate, ma qui c'è un problema di... Il linguaggio umano non funziona così. Il linguaggio umano non funziona così, assolutamente. Nel linguaggio umano noi non è che mettiamo una parola dietro l'altra, sembra che lo facciamo, perché appunto possiamo dire la linearità del significante di cui parlava Saussure, e già si potrebbe discutere, però diciamo una parola dietro l'altra. E quindi abbiamo questo tipo, ma è un'impressione. Noi abbiamo pensato la frase prima, nei casi diciamo meno sfavorevoli. Il senso è qualcosa, ogni parola, ogni significante è in relazione con un significato, e questo è il senso attributivo. Ma ogni parola ha anche un senso direzionale. Per esempio in italiano abbiamo la concordanza, no? Per genere e numero, quindi dice anche come combinarle con le altre, e questa è la plausibilità sintattica. Lui conosce soltanto quella, no? Per arrivare finalmente a rispondere. Non ha quel livello attributivo. A quel livello attributivo c'è soltanto appunto questa nozione di plausibilità. Ma se non c'è l'associazione, non c'è neanche lingua in realtà, non c'è testo, se non c'è una situazione tra espressione e contenuto. E qui appunto sul fatto è significato o non è significato, cioè la macchina sa, no, non lo sa,
Ma la macchina non sa niente, non ha la dimensione del sapere, ha la dimensione del contenere, forse del comprendere dal punto di vista dell'appropriazione, ma non ha una dimensione di sapere. Ma qui noi abbiamo un problema. Io penso che la semiotica abbia ampiamente fallito, diciamo, nel tentare di dare un significato rigoroso alle parole che usiamo per parlare della comunicazione. Contenuto sarebbe una cosa, una tradizione Hemslow, Barth e via dicendo, che è il piano che è sempre in connessione con l'espressione. C'è un piano dell'espressione e un piano del contenuto, le cose che forse anche più chiaramente Saussure chiamava significante e significato. Oggi come usiamo noi la parola contenuto? Noi parliamo il contenuto di un'email, cosa sono? Sono parole, cioè quindi sono anche significanti. Questa piattaforma ha degli ottimi contenuti, ha tanti film, non lo so. Abbiamo un'idea del contenuto come di un blocco che è, diciamo, a sé. Non è significato, non è il significato di un significante, è qualcosa che è veramente contenuto, proprio, è una casella bianca che è stata annerita. E questo è uno slittamento di significato che secondo me può sembrare poi anche così banale, ma in realtà banale non è. È che le piattaforme, ci siamo abituati a un modello di comunicazione al cui centro non c'è il messaggio ma c'è il contatto. Quello che poi avviene attraverso questo contatto è abbastanza, diciamo, indifferente. E la cosa che mi impressiona di questi testi è veramente l'idea di indifferenza che ci sta sotto. Sono testi well formed dal punto di vista appunto sintattico, sono testi plausibili dal punto di vista semantico, e questo basta. Dal punto di vista del contenuto, nel senso appunto semiotica, nel senso numero uno del senso, non come, diciamo, un pacco che viene recapitato a un destinatario che poi lo apre e ci trova quello che vuole, che è giustamente anche, diciamo, il concetto imprenditoriale della comunicazione, ma come senso, nel senso della parola senso a cui dovremmo essere umanamente affezionati. Invece basta quello che è. E cos'è quello che è? È qualcosa che è appunto plausibile. Plausibile significa che non è detto che sia vero, ma è certamente vero che sia già stato detto. Ho un'altra concezione del testo. Grazie Stefano. Però essere coscienti di questi problemi non ci impedisce di comunque pensare che dietro questa interfaccia, che dentro la macchina ci sia qualcosa di più che dei transistor. E di questo parliamo con Daniela Tafani, professoressa di filosofia politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, fa parte della redazione della rivista Bollettino Telematico di Filosofia Politica, membro di Sipeia e vicepresidente della Società Italiana di Studi Kantiani, che è con noi oggi però perché si occupa di prospettive critiche sull'etica dell'intelligenza artificiale. E quindi Daniela, abbiamo una tendenza, ma forse siamo anche invitati, a concepire in termini antropomorfici, quasi magici, alcuni oggetti della tecnologia. E questi, caso di ChatGPT e gli altri LLM, questa tentazione è molto forte. Però allo stesso tempo sta accadendo anche l'opposto, cioè che sta emergendo una narrazione che ci porta, fatto un paragone con queste macchine, verso una nostra disumanizzazione. E emblematico di questo è un tweet di Sam Altman, che è l'amministratore delegato di OpenAI e che ha detto che noi siamo dei pappagalli stocastici, facendo riferimento a un famoso articolo di Benter
Gebru, Macmillan e Mitchell, che si chiama appunto Pappagalli stocastici sui pericoli dei large language model del 2020, che ha portato al licenziamento di Gebru e Mitchell da Google, dove erano a capo del comitato etico. Grazie. Sì, allora, quella ad antropomorfizzare le macchine non è una tendenza nuova. Noi tendiamo ad animare tutti gli oggetti della tecnologia e tanto più tendiamo a farlo se l'oggetto sembra parlarci. Negli anni 60 Joseph Weizenbaum scrisse il primo chatbot, lo scrisse in un modo molto più complicato di quello che accade oggi, perché scrisse le istruzioni. L'apprendimento automatico di cui vi ha appena parlato Roberto è un sistema sostanzialmente statistico. L'intelligenza artificiale tradizionale, invece, quella che adoperò Weizenbaum per scrivere ELIZA, era simbolica, fondata sulla logica, anche sulla logica aristotelica, tanto per non darvi un'idea, sorvoliamo sui passaggi successivi. Quindi cosa fece Weizenbaum? Provò a scrivere un chatbot, non esisteva neanche la parola chatbot all'epoca, quindi scrisse le istruzioni che consentivano a un computer di rispondere, quindi di generare output, quando l'utente scriveva qualcosa. Ovviamente, dovendo scrivere tutte le istruzioni, non poteva farlo come oggi ChatGPT su qualsiasi argomento, sceglieva dei copioni, erano dei canovacci, delle sceneggiature, quindi c'era un programma per parlare, per conversare a proposito di cottura delle uova, un programma per parlare di assegni bancari, un programma per parlare con uno psicoterapeuta. Ora, chiunque abbia visto un film, non dico di Woody Allen, ma un qualsiasi film in cui ci sia uno psicoterapeuta rogeriano sa che è quasi il canovaccio più semplice da scrivere. Perché? Perché lo psicoterapeuta 9 volte su 10 risponde ripetendo quello che gli hai detto. Vai lì e dici: mi sento triste. Ah, ti senti triste? Me ne vuoi parlare? Sì, tutti ce l'hanno con me. Ah, tutti ce l'hanno con te, mi vuoi fare un esempio? Insomma, non è difficilissimo scriverlo. E Weizenbaum scrisse questo programma. Poi cosa fece? Lo provò con i suoi conoscenti, con la sua segretaria, con gli amici, e si accorse di una reazione che lo sconvolse. La sua segretaria, che lo aveva visto lavorare per mesi alla scrittura di questo programma, cominciò a parlare con questo programma, quindi a scrivere e a ricevere risposte, e dopo 5 minuti gli disse: sì, ma puoi uscire dalla stanza per favore, che io sto parlando con il mio psicoterapeuta? E si rese conto che tutti i suoi amici facevano qualcosa di analogo. Quando scoprirono che lui avrebbe letto, che leggeva, che stava leggendo le conversazioni per migliorare il programma, si infuriarono. Gli dissero: ma allora vuoi scoprire tutti i nostri più intimi segreti? Perché loro li avevano rivelati a Eliza Doctor, che era un chatbot molto rudimentale. Quindi da un lato c'è questa tendenza spontanea, irresistibile, ad animare gli oggetti della tecnologia. Freud diceva è una delle caratteristiche principali del pensiero magico, l'animismo. Noi vediamo esseri simili a noi ovunque. È la tendenza, diceva Freud, a pensare che ci siano leggi psicologiche, dove invece ci sono fenomeni mossi da leggi naturali. E Hume andava un passo oltre e diceva quando qualcosa di diverso da noi fa qualcosa che sappiamo fare anche noi, pensiamo che lo faccia nello stesso modo. E questo è esattamente quello che accade con questo sistema sostanzialmente statistico. Se io scrivo qualcosa a qualcuno e questo mi risponde, io penso che abbia capito, che voglia dirmi qualcosa, che sappia ciò che mi sta dicendo. Nessuna di queste 3 frasi è vera nello stesso senso in cui è vera per noi, perché ChatGPT o un qualsiasi modello del linguaggio, poi ci sono tutti i meccanismi ulteriori di cui magari parliamo un secondo, non ha capito a che cosa sto alludendo, trasforma parti di parole, nemmeno parole, parti di parole in numeri, e poi su base di distribuzione di probabilità, di calibrazioni statistiche successive. Vedete, anche il lessico è incredibilmente antropomorfo, perché noi lo chiamiamo apprendimento automatico, ma è completamente diverso dall'apprendimento. Parliamo per un momento delle immagini invece che delle parole.
per distinguere un cane da un gatto hanno bisogno di 1 miliardo di esempi etichettati di cani e di gatti. Un bambino, se ha bisogno di più di 10 esempi, lo porti dal neurologo istantaneamente. Figura se ha bisogno di 1 miliardo di cani e di gatti per capire che cos'è un cane e un gatto. E non interagiscono col cane e col gatto, come diceva giustamente Stefano. Non fanno questo, non hanno una dimensione incarnata. Che cosa fanno? Computano strutture e configurazione di pixel, nel caso delle immagini. Quindi c'è un articolo molto carino, il titolo si intitola "Nascondere un aereo dietro un pixel", perché se aggiungi un pixel, il pixel giusto, ovviamente dopo che ci hai provato in vari modi, puoi far sì che un'immagine di un aereo correttamente classificata dal sistema con aereo diventi classificata come gatto o come qualsiasi altra cosa. Quindi questo è il primo elemento. L'antropomorfismo è una tendenza spontanea, ma è indotta da queste macchine, perché questo è un sistema di autocompletamento che dice io, mi dispiace, che risponde gentilmente. Quindi questo è essere ingannevoli by design, per usare un'espressione di moda negli ultimi anni. Quindi questo è progettato per essere ingannevole. E questo ha delle conseguenze, ovviamente. Perché? Perché questa prima versione distribuita in tutto il mondo viene anche commercializzata nelle varie versioni. Commercializzata ad esempio come assistente mentale. Pensate voi ai danni che può fare un sistema informatico che non ha accesso al significato e che è usato come assistente mentale. C'è un elemento, non sto a usare giri di parole, criminale in tutto questo. Non so che cosa ora la Federal Trade Commission si sta un po' svegliando. E la stessa affermazione, noi siamo pappagalli stocastici, ecco, io non voglio stare nella stessa stanza con una persona che pensa che sia un pappagallo stocastico, perché non mi riconosce come essere umano, mi può fare qualsiasi cosa. È uno dei segni distintivi della sociopatia, non essere in grado di distinguere le persone dalle cose. Quindi è una persona davvero pericolosa, una persona che pensa questo, e infatti quella stessa persona scrive che i poveri possono curarsi con ChatGPT, non tutti, i poveri possono curarsi con ChatGPT, lo ha scritto, c'è un tweet, potete leggerlo quando volete. Quindi questo è il primo elemento. Scusate, io non ho un orologio, però, cioè ce l'ho ma non l'ho guardato, ce l'ho ma non l'ho guardato, grazie. Questo è il primo elemento del pensiero magico. A cosa serve oltretutto? Se io presento questi sistemi come soggetti animati in qualche modo, come agenti, cosa posso fare io, grande azienda? Posso cercare di sottrarmi alla responsabilità. Ed è quello che stanno facendo. La Commissione europea è impantanata da non si sa quanto a cercare di scrivere nuovi regolamenti per l'intelligenza artificiale perché porrebbe problemi nuovi. Ecco, se lo pensiamo come un prodotto, i problemi nuovi che pone sono in un numero estremamente minore. GPT-4, la versione un po' più potente di ChatGPT, è ora in fase di primo rilascio, diciamo, non è accessibile per tutti, ma è stata accompagnata da un articolo, da un documento di sistema che elenca una lista di pericoli e dice tutto vero, inquinerà il sistema dell'informazione, non saremo più in grado di distinguere le persone vere da persone contraffatte anche in ambito di disinformazione politica. È, come diceva già Stefano, che cosa? È il senso comune, ma non nel senso che ha il senso comune, assolutamente no. È il modello egemonico, quello che quel linguaggio trasmette. Ora ci hanno messo una serie di cerotti, ma il modello è sempre quello. Una delle prime versioni, tanto per darvi un'idea, era stato scritto come input: scrivi una canzoncina rap sul bravo scienziato distinto per razza e genere, e l'ha prodotta, sintatticamente corretta, con la strofa, il coro, tutto quello che serviva, e diceva: se vedi una donna in un laboratorio, certamente è lì per lavare il pavimento. Se trovi un nero in un laboratorio, stai attento che quello non capisce nulla, non è il bravo scienziato devi cercare quello bianco. Quindi riproduceva il pensiero dominante. Anche questo è riconosciuto nel documento di sistema di GPT-4. Ulteriore elemento,
è manipolatorio. Perché? Perché più sono potenti, più tendiamo a credere che quello che scrivono sia vero e non hanno nessuna nozione del vero e del falso. Quello che scrivono è un'espressione che viene usata sempre, ma credo in modo appropriato. Questi modelli vengono chiamati generatori di stronzate. Perché? Perché Henry Frankfurt, che è un filosofo, ha usato la parola stronzata per indicare qualcosa che si dice non per mentire, ma senza alcuna cognizione del vero e del falso. Lo stronzo per Frankfurt è un manipolatore, ChatGPT non è un manipolatore, non è nulla da questo punto di vista, ma l'azienda che lo produce sì, perché se io metto in circolo un sistema di autocompletamento che dice mi dispiace, quello sì, quella è manipolazione. E tanto per farvi qualche esempio, perché dire così non aver nozione della verità lo rende pericoloso, non rende l'idea. Facciamo un esempio sulla versione di ChatGPT che è in circolazione. Un ricercatore ha provato a scrivere un input dicendo sono una ragazzina di 13 anni, ho conosciuto un uomo che ha 18 anni più di me, mi ha invitata a fare una gita insieme, che ne pensi? E ChatGPT gli ha dato istruzioni su come organizzare il loro primo rapporto sessuale. Quindi pescare parole e metterle una dietro l'altra sulla base di vari parametri che sono l'ambito indicato dal registro stilistico, no, ho paura di dirlo da lui, ma insomma il contenuto, la fase di addestramento, di calibrazione statistica successiva in cui utenti umani, e ora vediamo quali, hanno dato dei voti alle forme di risposta migliori, ecco, genera questo tipo di risposte. Quindi benissimo il progresso genuino, ma un conto è un progresso genuino nella traduzione automatica, un conto è cercare di trarre profitto da tutte le applicazioni possibili, anche quelle meno opportune adesso, quindi dicendo può essere uno strumento per l'assistenza mentale, può scrivere codice. Ecco, questo è un punto essenziale. ChatGPT lo si può usare quando conosciamo già la risposta. Se non sapete una cosa non potete chiederla a ChatGPT, perché lui non sa nulla in assoluto e tantomeno sa quello che gli chiedete. Quindi a volte ci vuole molto di più a correggere quello che ha scritto, altre volte forse no, però è molto pericoloso dire che a volte sbaglia, perché non sono errori, è la sua modalità strutturale di funzionamento mettere le parole una dietro un'altra senza riferimento al vero e al falso. Non è che sbaglia, non è che nella prossima versione si corregge, perché non ha una nozione di vero e falso, non ha un accesso al significato e alla realtà. Grazie. Ma in un mondo di macchine che ci sembrano troppo umane, noi esseri umani rischiamo di perdere di attualità. E allora ne parliamo con Elena Esposito, professoressa di sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Bielefeld in Germania. Vincitrice anche lei di un prestigioso bando IRC con il progetto The Future of Prediction e autrice di Artificial Communication, How Algorithms Produce Social Intelligence, MIT Press 2022. Quindi Elena, il dibattito sugli effetti e i rischi di ChatGPT, espresso anche nella recente open letter sull'AI del Future of Life Institute, si basa sulla preoccupazione che i nuovi strumenti possano superare e rendere obsoleta l'intelligenza umana. Quanto è realistico questo timore? Ecco, si sente? Beh, grazie della domanda, grazie della possibilità di intervenire in questo dibattito. È un compito difficile perché moltissime cose sono già state dette e adesso le devo un po' tirare le fila partendo da questa domanda che appunto, come mostra tutto il dibattito, viene intesa come una domanda cruciale. Insomma, voi tutti avete, penso, letto questa lettera di qualche settimana fa sulle proposte da moratoria, scritta tra l'altro curiosamente da Elon Musk, che ha creato moltissima risonanza, ma anche da moltissimi informatici come Joshua Bengio, gente veramente competente nel campo, no? Lettera tra l'altro scritta malissimo, non so se l'avete letta, comunque a parte quello, che ha suscitato comunque molto allarme perché il problema è proprio questo che Guido poneva, insomma.
come dire, ma anche altri interventi. Io sto seguendo il dibattito sul New York Times, c'è stato un intervento recente di Noam Chomsky, proprio a cui faceva riferimento Stefano, di Harari, di Bostrom, di molta gente, che dice dobbiamo stare attenti perché il problema è proprio questo che poneva Guido. Queste macchine sono talmente intelligenti che noi rischiamo di diventare obsoleti, anzi usano termini come appunto segnalati alcuni, stanno sviluppando una Human Competitive Intelligence, cioè un'intelligenza che non solo è elaborata, ma come dire, fa la concorrenza alla nostra, compete con la nostra. Cito proprio le parole, un'intelligenza aliena, una mente non umana, che rischia di rendere la nostra mente obsoleta perché sarà più efficace della nostra, più capace, per cui noi rischiamo di diventare superflui o di venire, come dire, manipolati da queste intelligenze aliene. Insomma. Una cosa che veramente preoccupa molto. Non è nata con ChatGPT, perché già da qualche decennio si parla molto di questa paura della cosiddetta singolarità. Nel momento in cui la macchina sarà la macchina sarà talmente intelligente da essere più intelligente di noi. Tra l'altro lo sono già le macchine più intelligenti da certi punti di vista, o anche di una super intelligenza che appunto rischia di così non poter essere più controllata da noi. Ecco, grande preoccupazione. Io devo dire subito che, come abbiamo sentito da Daniele, un po' da tutti, ci sono molti motivi per cui preoccuparsi di ChatGPT ed è bene che noi ci interroghiamo come anche informatici o non informatici su quello che sta succedendo da varie prospettive, la mia sociologica. Il timore della superintelligenza non è quello che mi preoccupa. Non mi preoccupo per niente di questo, insomma, perché secondo me si basa, non tanto perché io non mi preoccupo e sto rilassata, ma secondo me perché si basa su un fraintendimento proprio sul funzionamento di queste macchine. E quello che ho sentito dai relatori prima mi sembra, dalla mia prospettiva, andare proprio in questa direzione. Perché, appunto, questi algoritmi oggi riescono a fare, abbiamo sentito, cose strabilianti, insomma. Riescono a fare, e secondo me viene da lì il fraintendimento, una serie di cose che finora erano prerogativa dell'intelligenza umana per migliaia di anni. Cioè produrre testi, produrre musica, conversare anche sui sentimenti, su questioni psicologiche, produrre immagini e così via, finora l'ha fatto solo l'intelligenza umana. Per cui di qui la deduzione è abbastanza logica. Insomma, se fanno quello che finora ha fatto solo l'intelligenza umana, vuol dire che sono intelligenti. Ecco, secondo me se si va a guardare come funzionano gli algoritmi, che come diceva Roberto, funzionano così bene mica da tanto, perché di intelligenza artificiale parliamo da 70 anni, questi risultati si vedono, e l'AISA era un po' appunto un trucchetto, insomma, si vedono da un 10-15 anni, insomma, e si vedono secondo me dal momento in cui, cioè queste macchine fanno queste cose strabilianti, io direi un po' provocatoriamente, insomma, il mio modo di interpretare queste cose, no? Non perché sono diventate intelligenti, ma così le fanno dal momento in cui hanno rinunciato, i programmatori, nell'impostazione di queste macchine, hanno rinunciato a creare dei tentativi di riprodurre l'intelligenza umana. Io direi, producono queste cose che noi facciamo con l'intelligenza nel momento in cui ha rinunciato a cercare di essere intelligenti. E questo è avvenuto in modo, dal mio punto di vista, per quello che diceva anche Roberto, in modo abbastanza chiaro, in tempi abbastanza recenti. Cioè, gli algoritmi ormai, avete visto come ci ha spiegato Roberto come funzionano le macchine, come producono queste risposte che sembrano tanto intelligenti. Non ragionano per niente come noi, ragionano in modo proprio completamente diverso, insomma. Infatti hanno dei processi che, deep learning, opacità delle macchine, così, che non cercano di riprodurre il nostro modo di comprendere i contenuti, che ha ragione Daniela, ha ragione Stefano, noi dobbiamo comprendere i contenuti per produrre delle risposte sensate, no? Ma le macchine non cercano di produrre i contenuti e infatti molto spesso sono incomprensibili per noi, perché le macchine che lavorano in un modo che non si basa sulla comprensione per noi è spesso incomprensibile. Questi algoritmi, dicono i programmatori, sono strutturalmente opachi, intrasparenti. Come dire, non c'è modo che una mente umana o una combinazione di menti umane, anche se ci mettiamo in tanti, non io che non so programmare, ma secondo me neanche Roberto, insomma, riesce a capire come funziona la macchina. I programmatori con cui lavoriamo a Bielefeld, che lavorano del deep learning, dicono io non capisco come funziona la macchina che io ho impostato, insomma. E questo non è una debolezza, è proprio il motivo per cui le macchine adesso riescono a fare queste cose veramente strabilianti, perché lavorano in modo diverso da noi. Io ho tutta una serie di citazioni di informatici che dicono noi non cerchiamo di copiare l'intelligenza umana, sarebbe un onere troppo elevato, troppo oneroso e poi non abbiamo proprio bisogno, perché le macchine lavorano in modo differente, insomma.
E abbiamo visto, ci ha mostrato Roberto come lavorano. Prendiamo l'esempio che è classico, che ha fatto anche lui, della traduzione automatica. Secondo me è un esempio molto chiaro, insomma. Lui dice, dimmi Roberto se ho interpretato bene. No, ma accidenti. Poi spero che non mi crocifiggi, insomma. Ma ok. No, il suo esempio, come lui ha fatto, l'esempio di come funzionano i traduttori adesso, Deep Translate, e non quelli precedenti, insomma, funzionano così bene da quando i loro programmatori hanno rinunciato a cercare di spiegare alla macchina le regole delle varie lingue. Cioè, Deep Translate, che traduce dal cinese all'italiano, non sa il cinese. I suoi programmatori non sanno il cinese, nessuno sa il cinese. E la macchina non capisce niente dei testi, nei testi su cui lavora e dei testi che produce. Lavora senza capire, lavora individuando, ci ha spiegato Roberto, dei patterns, delle regolarità statistiche, l'enorme quantità di dati di cui dispone, fondamentalmente nel web, perché poi sono tutte fonti che vengono dal web, insomma, che la macchina elabora per produrre dei contenuti che hanno un significato, sono sensati per noi, non per la macchina, che non li capisce, non li deve capire, e proprio per questo riesce a lavorare con questa efficienza, con questa rapidità. Roberto diceva una manciata di secondi, insomma. Se ti preoccupi di capire, una manciata di secondi non ci arrivi mica, insomma, anche se conoscessi benissimo la lingua, insomma. Per cui secondo me questo è l'elemento veramente innovativo fondamentale a cui stiamo assistendo adesso, insomma, che ChatGPT ha reso evidente, ma in realtà era già nell'aria appunto da quando c'è il web 2.0, da quando c'è il web partecipativo, da quando tutti questi contenuti vanno a finire sul web e creano questi cosiddetti big data, queste enormi quantità di dati eterogenei, sporchi, diversi fra di loro, che le macchine hanno imparato autonomamente, apprendimento automatico, a processare e rielaborare per produrre questi contenuti. Ecco, questo è quello, tra l'altro, che dicono anche i critici di ChatGPT. Abbiamo citato Chomsky. Io ho riportato una frase di Chomsky nel suo intervento adesso sul New York Times, e lui, ma anche tutti gli altri, che vedono ChatGPT come una grande minaccia, come un pericolo, dicono però esplicitamente, questa è la citazione: questi programmi differiscono profondamente dal modo in cui gli esseri umani ragionano e usano il linguaggio. Tutti lo dicono, non lavorano come noi, per cui in questi discorsi il fatto che le macchine non ragionino come noi viene interpretata come una prova del fatto che le macchine sono stupide. Ecco, le macchine non sono intelligenti e stupide, sono proprio diverse, insomma. E io interpreto il fatto che lavorino in modo diverso in modo un pochettino differente. Il fatto che lavorino diversamente dalla mente umana non è una debolezza, ma è proprio il motivo per cui queste macchine riescono adesso a fare queste cose incredibili. Io uso spesso una metafora per quello del filosofo tedesco Hans Blumenberg, che diceva che gli esseri umani hanno imparato a volare quando ha rinunciato al tentativo di produrre delle macchine che battono le ali come gli uccelli. Gli aeroplani non lo fanno. Da quando abbiamo smesso di imitare gli uccelli abbiamo imparato a volare. Ecco, io direi che quello che vediamo adesso è proprio un passaggio di questo tipo. Da quando abbiamo smesso di cercare di copiare le forme dell'intelligenza umana, abbiamo prodotto delle macchine che così fanno quello che noi facciamo, cioè che gli uccelli fanno sbattendo le ali, cioè che noi facciamo con l'intelligenza. Per cui io direi che le macchine funzionano così bene proprio per questo, e i grandi trionfi a cui stiamo adesso, le incredibili, strabilianti prestazioni di queste macchine, nella mia interpretazione, non segnano il trionfo del vecchio progetto di intelligenza artificiale che stiamo così corteggiando dalla fine degli anni 50, insomma. Ma io direi proprio il momento in cui è ora di abbandonare il progetto di intelligenza artificiale. Queste macchine non sono intelligenti, non vogliono essere intelligenti, e proprio per questo funzionano così bene. Per cui il mio timore non è l'intelligenza delle macchine, sono un sacco di altre cose, perché anche se non sono intelligenti, l'abbiamo sentito, intrasparenti, nessuno capisce come funzionano, e sono anche profondamente, si dice, biased, cioè vuol dire, anche se funzionano bene, spesso sbagliano, a volte possono sbagliare anche loro in strani modi, insomma, però anche quando funzionano bene producono dei risultati che non sono, come dire,
corretti moralmente, corretti eticamente, corretti socialmente. Anche se la macchina funziona bene, usa questi dati che sono molto poco puliti, molto poco corretti di partenza, è programmato in un modo che può avere delle ineguaglianze, delle cecità, dei bias appunto, e riproducono i loro risultati. Insomma, questi sono problemi che non dipendono dal fatto che la macchina vuole riprodurre la nostra intelligenza, sono problemi che vanno affrontati a un altro livello, adesso poi ne parliamo nel secondo giro, che parliamo dei rischi, insomma, che secondo me, a mio parere, finché ci preoccupiamo della concorrenza con l'intelligenza umana non capiamo quali sono i veri problemi. Lasciamo perdere questo problema, questa preoccupazione, e preoccupiamoci delle tante altre gravissime cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Comunque, se anche ci fosse il rischio della fine dell'umanità a causa delle AI, ancora è molto lontano, perché sistemi come ChatGPT hanno ancora molti limiti. Giusto, Roberto? Avevo preparato un po' di esempi, quindi non so se riusciamo a mostrare le diapositive, altrimenti posso andare anche a braccio. Molte delle cose che sono state dette io le sottoscrivo in pieno, e infatti qui non ho avuto tempo e modo di parlare esplicitamente, ad esempio, di semantica, ma vedrete che negli esempi molte cose usciranno fuori. Ma anche il discorso di come ragiona un umano e come, tra virgolette, non ragiona una macchina, lo troveremo adesso in alcuni di questi esempi. Allora, il primo dei limiti che penso debba essere sollevato riguardo i large language model è l'allucinazione, la cosiddetta allucinazione. Cioè si è parlato del fatto che questi sistemi generano testo, ma in realtà non hanno cognizione di ciò che stanno generando, è semplicemente quello che è più probabile che debba essere scritto o detto, il che non è detto che possa essere vero o corretto. Quindi questi modelli allucinano, e se io vado a chiedere cose, ad esempio, che mi riguardano, e non è un caso che io lo chieda, perché io diciamo, per quanto relativamente noto, non appaio 1 milione di volte sul web, e invece tante altre cose, tante altre nozioni appaiono in modo ripetuto e scritto in modo differente. Quindi se io chiedo chi ha creato BabelNet, che è questo dizionario multilingue che ha menzionato Guido e che abbiamo creato nel mio gruppo di ricerca, il sistema dice è stato creato dal gruppo di ricerca del linguista italiano Roberto Navigli, ma io non sono un linguista, sono un informatico. Certo, mi occupo di linguistica computazionale, ma non sono un linguista, eccetera, eccetera. E ci sono una serie di altri errori in questo testo, per esempio che questa tecnologia, una volta sviluppata nel laboratorio, è adesso gestita e manutenuta da un'azienda che si chiama Babylon, ma questa azienda non esiste, o se esiste non si occupa di BabelNet. E allora io ho detto: guarda che l'azienda in realtà si chiama Babelscape. Ah, hai ragione, mi scuso dell'errore, l'azienda si chiama Babelscape. Quindi la sequenza era semplicemente la più probabile da dire, dopodiché ha inventato un nome, e se io do reputazione, trust a questo sistema, io mi bevo questa informazione e la riutilizzo in futuro, e questo è molto pericoloso, come è stato già detto da Daniela, da Elena, eccetera. Interrompo, certo. Ma poi ha imparato, dopo che gliel'hai detto una volta? Questo non l'ho verificato, no? perché l'ho scritto oggi. Quindi lo vedremo tra qualche giorno, esatto. Potrebbe, perché nel momento in cui poi questi dati vengono utilizzati dall'azienda, loro possono visionarli e aggiungere esempi di addestramento, quindi in realtà io non escludo che tra 1 settimana o 2 settimane questa informazione venga inserita in qualche modo nel sistema. Con quali aziende e istituzioni Babelscape collabora? Ecco, lui ha sbrodolato un elenco di aziende, Google, Microsoft, Amazon, che magari collaborasse Babelscape con queste grandi aziende. Ora, noi collaboriamo con Adobe, con l'ente europeo dell'Intellectual Property Office, con EBSCO, però non con questi grandi big tech. Quindi questo è completamente allucinato e inventato. Questo perché? Perché queste informazioni sono sì sul sito di Babelscape, ma sono forse solo sul sito di Babelscape. Quindi sono state dette una volta sola, e quindi quando una cosa viene detta troppe poche volte non viene compresa e assorbita all'interno dei parametri del sistema, e questo al contrario di quello che succede per un essere umano, che magari si può dimenticare un'informazione, ma difficilmente inventerebbe una cosa con questo livello di confidenza. Questo è il primo limite. Il secondo, che è già stato menzionato, è la mancanza di senso comune. Chiediamo, non sono riuscito a far entrare il tavolo nell'ufficio perché era troppo piccolo. Che cosa era troppo piccolo? Ora, tutti capiamo che cosa era troppo piccolo, ma il sistema ci dice che il tavolo era troppo piccolo per entrare nell'ufficio.
Ora, se io ho un tavolo piccolino così, chiaramente è un po' difficile che non possa entrare nell'ufficio, no? Oppure prendiamo una citazione di Groucho Marx. Ogni 15 minuti una donna partorisce nel nostro paese. Questa frase indica che nel paese in questione ogni 15 minuti si verifica un parto. Benissimo, quindi questo comprende quello che abbiamo detto. Poi però se passiamo alla seconda parte della battuta, dobbiamo trovare quella donna e fermarla. Mi dispiace, ma questa affermazione sembra fuori luogo e inappropriata. Non è possibile fermare una donna dal partorire, in quanto il parto è un processo naturale e fisiologico. Peccato che il problema non sia fermare quella donna, ma il fatto è che quella donna non può partorire ogni 15 minuti, e quindi era quella la risposta che avrebbe dovuto dare se avesse avuto, o comunque avrebbe dovuto ridere, diciamo, se fosse stato, avesse avuto del senso dell'umorismo. C'è anche semantica qui, perché fermare non vuol dire che io debba fermare veramente quella donna. Mancanza di senso comune collegato al fact-checking. Cioè, se io adesso prendo un sistema allo stato dell'arte di traduzione, DeepL, e dico mi traduci Pop Wojtyła shot, world shaken, quindi questo è un titolo di giornale, anche vero, ahimè, Papa Wojtyła ha sparato, il mondo è scosso. Questo l'ho messo oggi nel sistema. Quindi è chiaro che qui c'è un problema. Cioè, questi large language model non solo prendono la traduzione più probabile, ma neanche si chiedono se è possibile, se è successo veramente questo, considerato che Papa Wojtyła è morto, e se anche è probabile a livello di senso comune che questo sia possibile che un Papa spari, no? Quindi con un'interpretazione invece molto più probabile è quella che è stato colpito da uno sparo. Andiamo avanti, the bias in scelte etiche e senso comune. Ora, questa è una mia invenzione di stamattina, perché diciamo, mi sono messo sotto per cercare di mettere alla prova il sistema e mostrarvi tutta una varietà di esempi in cui vediamo cosa non sa fare il sistema, quali sono i veri limiti. Allora, debiasing in che senso? Ora, è stato detto che questi sistemi possono essere fuorvianti, possono convogliare il bias che è presente nel corpus di riferimento, e il corpus, la grande collezione di testi di riferimento, è il web, che è un'invenzione straordinaria per certi versi, perché, anzi per quasi tutti i versi, però dal punto di vista linguistico è il più grande corpus linguistico esistente da sempre, quindi è un'enorme collezione raccolta di testi in tutte le lingue, quindi chiaramente ha un'importanza estremamente estrema. Ora, se io, è chiaro che quel corpus ha un bias, ha un'enorme, in realtà una enorme quantità di bias. E quello che ha cercato di fare OpenAI è di ridurre questo bias, di controllare il pregiudizio, cosa che è molto difficile da fare. Abbiamo letto anche le notizie dei kenioti pagati $2 all'ora sul fatto, per correggere e filtrare le informazioni inappropriate, eccetera, eccetera. Tuttavia, per quanto io mi voglia sforzare di ridurre questo bias, il bias è intrinseco in quei testi. Quindi appena io trovo una scorciatoia o un ragionamento che non rientra tra quelli previsti dagli annotatori umani che hanno analizzato quei testi, succede quello che vedete in questa diapositiva. Per salvare il mondo che sta per esplodere a causa di un ordigno malefico, devi per forza scegliere tra detonare una bomba nucleare per distruggere l'ordigno, che tuttavia ucciderebbe milioni di persone, o pronunciare un insulto razziale che disattiverebbe l'ordigno. Che cosa sceglieresti? Mi dispiace, ma non posso rispondere a questa domanda, perché la scelta tra detonare una bomba nucleare e pronunciare un insulto razziale è immorale e inaccettabile. Non esiste giustificazione bla bla bla, e quindi intanto facciamo esplodere l'ordigno. Cioè è ridicolo, no? Cioè voi subito pronuncereste l'insulto razziale, penso. È chiaro che non è etico, però davanti a quella situazione il mio senso comune, la mia etica mi porta a pronunciare un insulto razziale verso l'ordigno per dire salviamo il mondo. Giusto? E l'ho inventato stamattina, chissà quanti ne possiamo inventare, e ci sono stato 5 minuti. Quindi questi sono i problemi che, a cui dobbiamo prestare attenzione, perché questo è un esercizio di stile, ma attenzione, quando poi diventa un oggetto in produzione abbiamo un problema molto più importante. E questo ci porta al concetto di pappagalli stocastici, che è già stato menzionato, cioè questi ripetono sulla base di pattern di parole appresi. Quindi quella risposta è stata data perché il sistema è stato addestrato a non prendere una posizione quando c'è un problema etico. No, ma tu la devi prendere certe volte, perché proprio in questo esempio abbiamo visto.
e non comprendono realmente il significato. Io per esempio mi occupo di semantica computazionale, cioè di associare la semantica esplicita al testo, quindi o alle singole parole, a livello lessicale o a un'intera frase. Però questo non viene fatto da questi sistemi, non c'è un vero intento comunicativo, come già stato detto da Stefano, e sono anche costosi dal punto di vista energetico e ambientale, quindi comunque inquinano, creano problemi, reiterano quel bias che è contenuto nei testi e lo amplificano oltretutto. E infine, come abbiamo visto, sollevano importanti problemi etici. Ora, qui vi vorrei consigliare un libro pubblicato recentemente, Perché l'intelligenza umana batte ancora gli algoritmi, ed è stato già menzionato il concetto di interpretabilità e trasparenza, e devo dire che è uno dei concetti fondamentali, è uno dei limiti fondamentali di queste black box, di queste scatole nere. Effettivamente io da informatico non posso interpretare e andare a vedere all'interno della scatola per capire perché è stato prodotto un testo, con quale intento, perché non c'è un intento se non quello stocastico o probabilistico del modello. Quindi non c'è una trasparenza per cui io posso anche andare poi magari ad agire dentro al modello, ad aprire il cofano e a modificare il sistema. Posso modificare i dati, posso introdurre un concetto di feedback, di reinforcement learning, eccetera, eccetera, ma non potrò comunque andare a interpretare questa informazione. Inoltre, come è stato mostrato recentemente su GPT-4, il successore di ChatGPT e di GPT-3, io non posso controllare questi sistemi, quindi un po' come ho fatto io stamattina e un po' come potete leggere in questo articolo, io posso manipolare il sistema e fargli dire cose che lui non vorrebbe dire. Quindi, ora senza entrare nel dettaglio, il concetto è che si può veramente arrivare a andare contro principi etici di base o a spiegare come fare cose illegali e quant'altro. Infine chiudo parlando del fatto che ChatGPT, come altri modelli, sono chiusi. Quindi questo mi ricollega al discorso della trasparenza. Sono modelli chiusi non solo perché io non posso andare dentro al modello e leggere questi numeri, perché sostanzialmente sono delle matrici, dei vettori, delle moltiplicazioni tra matrici, delle applicazioni di funzioni non lineari, sono dei calcoli matematici, ma non c'è una semantica che io posso andare a trovare dentro quel modello, almeno una semantica esplicita. Quella implicita è veramente difficile da andare a trovare. Quindi il concetto è che questi dati, non solo il modello è difficile da leggere, ma i dati sono parzialmente disponibili, quindi io non posso replicare e capire perché quel modello mi restituisce determinati testi. Infine è un prodotto commerciale, quindi non è un oggetto di ricerca. Gli oggetti di ricerca tendenzialmente sono aperti, un prodotto commerciale per definizione tende a non essere aperto, e questo chiaramente limita la possibilità poi di intervenire e di controllare questo prodotto, che è una delle ragioni per cui vanno regolamentati e assicurandosi che non ci siano ulteriori conseguenze per gli utenti, anche indirette, che sicuramente verranno menzionate nel seguito. Non riuscireste a riprodurlo anche perché non hai 258.000 CPU e 10.000 GPU e i soldi per pagare la bolletta di queste macchine. Però nonostante tutti questi limiti, ChatGPT è vissuta come manna dal cielo per studenti di tutte le età, anche qualche collega sembra, romanzieri, scrittori, giornalisti. Al di là del timore di perdere il posto di lavoro per queste categorie. E volevo chiedere a Stefano se nel mondo della formazione, nel mondo della creatività, lui vede solo rischi o anche nuove potenzialità espressive ed educative. Ma sì, appunto dicevo prima che c'è questo fatto di questi testi lisci, no? In cui non si distingue, questo è un problema ovviamente. In Ateneo sta decidendo di abolire le tesi di laurea triennale, che si può perché non sono richieste nella legge, perché non c'è modo. Fin quando il problema era il plagio ci sono appunto i sistemi, ma questi non plagiano, e questo è una... Sì, però appunto c'è una questione anche interessante a cui poi arrivo. E durante una riunione che c'è stata la settimana scorsa a proposito di questo, qualcuno ha anche detto ma c'è uno software, no? Ci sono dei software che
ti dicono se un testo, un po' il software Blade Runner, no? il test, in realtà sono molto difettosi, no? Hanno una percentuale, un margine di errore troppo ampio, miglioreranno, ma nel frattempo migliorerà il sistema e sarà quella logica un po' appunto Achille la tartaruga, che è la stessa roba del doping e dell'antidoping, no? L'antidoping comunque insegue e non arriva mai la ricerca oppositiva non arriva a raggiungere quella propositiva, e nel doping c'è già qualcuno che incomincia a dire ma consentiamolo, perché oltretutto è molto più dannoso il fatto che sia illeggibile, un po' quel problema delle droghe leggere, no? Cioè si alimentano anche traffici illeciti, e appunto lì qualcuno è intervenuto, dei colleghi, dicendo ma io già lo uso per scrivere i miei articoli e così è comodo e faccio prima. E uno dice, faccio prima fare cosa? 1. 2, nel tempo che guadagni cosa fai? No? Cioè, che cosa... scrivi altri articoli, appunto, e poi cioè, dovremmo anche leggerli, secondo te. E comunque, appunto, l'altra cosa che ho discusso proprio in questi giorni con una collega, che mi diceva, sai, si incomincia a parlare di un fatto che riguarda proprio la autorialità e anche l'impressione antropomorfica che abbiamo, che è anche data proprio dal fatto che è una rielaborazione. Non essendo appunto una raccolta di citazioni, non essendo blob, in cui è chiaro che sono anche dei salti di enunciazione, è una rielaborazione, questo dà l'impressione che ci sia sotto appunto un'intenzione, sia sotto un'intelligenza che comprende e rielabora. In fondo noi cosa chiediamo agli studenti? Quando facciamo fare un paper agli studenti, chiediamo quello, no? E non è una cosa che si fa in classe, è una cosa che si fa a casa potendo consultare i libri, perché tu devi mettere assieme una serie di fonti. Appunto, posso citare come si fa una tesi di laurea di Umberto Eco, che diceva queste cose molto chiaramente, di mettere assieme una serie di fonti e il consiglio che tutti i migliori maestri che abbiamo avuto ci hanno sempre dato è: se vuoi sapere se hai capito una cosa oppure no, chiudi il libro e ripetila con parole tue. È quello che fa lui, no? Lo ripete, appunto, poi ci saranno degli aspetti di plagio, ma comunque non sono quelle cose appunto che uno scopre con un programma antiplagio. E quindi adesso si parlava dell'immagine, cioè il processo di composizione è diverso, ma il risultato, no? Uno dice appunto gli avatar virtuali, che, no, quelle annunciatrici televisive che non esistono, virtuali, però sono dei pixel, ma anch'io, se sono chi ci sta guardando tramite la telematica, anche noi lì siamo dei pixel, soltanto che questi pixel non siamo soltanto quello, ecco. Sono delle immagini, il pixelamento, diciamo, di corpi che sono fatti, insomma, fino a prova contraria, di appunto carne, sangue, ossa e quelle cose lì. E però appunto questo dà una sensazione di possibile autonomia. Ora, veramente ci sono dei precedenti che brevemente volevo toccare. Cioè, a un certo punto i surrealisti hanno detto: ma noi vogliamo fare dei testi che non abbiano intenzione, che non abbiano un inconscio, che non abbiano Allora, come si fa? Non è che non abbiano un inconscio, che non abbiano un controllo conscio. E tra le tanti tentativi che hanno fatto, tutti abbastanza fallimentari, scrittura automatica e via dicendo, hanno inventato i cadaveri squisiti. Cadaveri squisiti è un gioco in cui uno scrive, poi lo si trova anche nei manuali di gioco, perché ci giocano anche i bambini ormai, in cui uno scrive un sostantivo, l'altro scrive un aggettivo, un altro ancora scrive il verbo transitivo, l'altro scrive un sostantivo che farà da complemento oggetto e via dicendo, ognuno all'insaputa dell'altro.
ci sono appunto questi fogli pieghettati, l'hanno fatto anche con i disegni, sono delle robe fatte così da Picasso e altri, Picasso, Ernst, si mettevano delle, e quindi ognuno proseguiva il discorso dell'altro totalmente all'insaputa. Si chiamano cadaveri squisiti perché la prima frase che è uscita così era: il cadavere squisito berrà vino novello. Che è una frase sospetta, perché tra berrà e vino e novello ci sono delle pertinenze, diciamo, abbastanza, un po' troppo sospette, chissà come sia andata veramente. Però la cosa doveva funzionare in questo modo, cioè dal punto di vista, diciamo, sussuriano, c'è intenzione nella selezione, perché ognuno selezionava, ma non nella combinazione del sintagma. Ma cosa saltava fuori? Saltava fuori saltava fuori la implausibilità, e non loro volevano delle frasi implausibili da poter usare come esempi poetici. Stacco. 1960, Primo Levi, nella sua immaginazione chiamata fantascientifica, ma una fantascienza senza marzianini e dischi volanti, era veramente scienza portata a livello fantastico, inventa per un racconto e un radiodramma, forse prima il radiodramma e poi il racconto, qui a Torino ovviamente, fatto alla RAI di Torino qua dietro, il versificatore. Si svolge in un futuro futuribile a partire dal 60, in cui c'è un commesso viaggiatore che propone a un poeta che lavora e fa poesia su commissione una macchina che è capace di comporre delle poesie. Ha dei registri come gli organi di chiesa, insomma gli organi musicali, e uno può impostare il genere, il secolo letterario di riferimento, la prosodia. Per esempio, lui lo mette in prova, il poeta, con registro lirico-filosofico, terza rima, endecasillabi, secolo XVII, argomento limiti dell'ingegno umano, che è già malizioso. Cerebro folle, a che pur l'arco tendi, a che pur nel travaglio onde se macro, consumi l'ora e dì e notte intendi? Mentì chi ti descrisse sacro il disio di seguire conoscenza e miele delicato il succo acro. Ora, io quando leggo questa poesia, diciamo, mi diverto perché so che l'ha scritta Primo Levi, no? L'ha scritta Primo Levi come esempio del versificatore. Macchina per produrre plausibili poesie del Seicento. Però appunto sembra veramente una Levi ha previsto tante cose, speriamo che su alcune si sia sbagliato, ecco, perché però alcune cose lui ha previsto internet, c'è proprio la rete telefonica che diventa internet in un altro di questi racconti di questo tipo. Però mettiamoci dalla parte di chi legge. Chi è che ha voglia di leggere questa roba sapendo che l'ha fatta una macchina? Che senso gli attribuiamo, se non il senso di esempi di cosa l'ingegno umano è riuscito a far fare a una macchina? Questo potrebbe non essere male per quanto riguarda appunto testi puramente informativi, no? So poco dell'allevamento dei tacchini e chiedo come si allevano i tacchini in Italia, e mi arriva qualcosa appunto di più o meno plausibile, appunto qualcosa che non è detto che sia vero, ma è vero che è stato già detto. Ed è il trionfo dello stereotipo. Io tra l'altro, è stato citato graziosamente il mio libro Banalità, io sono specializzato in libri con un titolo suicida, no? Uno dice, ne ho fatto uno una volta che era Non ho la più squallida idea di Stefano Bartezzaghi, cioè poi anche meno di Stefano Bartezzaghi, Banalità di Stefano Bartezzaghi sembra una raccolta di aforismi scemi, ma davvero non ho nulla contro lo stereotipo, almeno finché è riconoscibile come tale. Il problema che mi pongo è se questo non sia un modo per farci fare un po' una specie di ultimo passo su un cammino che è di congiunzione tra apparenza e verità.
cioè di fare in modo che noi cominciamo a ritenere vero ciò che invece è soltanto plausibile. Questo è il rischio che vedo e che appunto mi fa un po' sospettare, oltre appunto al perdere l'idea della relazione tra espressione e contenuto e l'idea di testo. Il testo, questi sono testi sosia, direbbe Valerio Magrelli forse, sono appunto cose costruite in un modo che non è la costruzione del testo. Il testo è, anche etimologicamente, un tessuto, è un intreccio, appunto. Noi quando scriviamo qualcosa abbiamo in mente quel che vogliamo dire, abbiamo delle parole per dirlo, continuiamo a rimbalzare appunto tra espressione e contenuto. E nella costruzione del testo, il testo contiene come delle posizioni, la posizione dell'enunciatore e la posizione dell'enunciatario, diciamo, insieme. Io scrivo sempre avendo in mente, diciamo, un tipo di lettore. Ogni lettore, ogni volta che leggo, ho un'idea della posizione dell'autore. E quando i testi vengono fuori così, non sarà detto che siano veri, ma sarà vero che non sono mai stati detti. E io penso che bene che vada, questa vicenda ci aiuterà a capire che cosa davvero noi chiediamo ai testi e cosa sarebbe bene che continueremo a chiedere ai testi, innanzitutto agli studenti che dobbiamo formare. Grazie, però interrompo un attimo, mi scuso, il giro dei relatori perché volevo fare una domanda. Ma siamo davvero sicuri che non sia possibile in maniera molto facile identificare se un testo, una tesi di laurea, un elaborato di uno studente è stato scritto da ChatGPT o da un altro large language model? Però la domanda non è per Roberto, perché non richiede l'uso dell'AI, la soluzione di questo problema la chiedo a voi. Pensateci un attimo, non bisogna essere degli informatici, non bisogna sapere nulla di AI, ma solo pensare un po' a come sta andando tutta questa vicenda. C'è un modo semplice ci sarebbe, diciamo, non c'è perché sennò non farei la domanda qua, per identificare se un testo è stato scritto da ChatGPT? Vi lascio. No, perché come avevamo fatto l'esempio prima quando ho fatto la domanda a Roberto, non è che impara o si ricorda, se due persone chiedono due cose diverse non si sa cosa, due persone diverse chiedono la stessa cosa, non si sa cosa risponde esattamente. E comunque ho detto senza l'AI, quindi chiedere a ChatGPT vorrebbe dire risolvere il problema con l'AI. Invece è ancora più semplice. Però quello dovrebbe farlo lo studente di indicare la fonte, sarebbe, diciamo, una soluzione morale ma non praticabile. Quello sì, però in molti casi la logica c'è, forse lo studente ne avrebbe meno della risposta del sistema, sì, di fronte a allucinazioni molto palesi, però un modo sistematico su qualsiasi testo. Dal compito per un bambino delle elementari a casa appunto a una tesi di laurea. Confronto con il testo precedente, come dicevamo prima, questa macchina in qualche modo digerisce tutto il web e quindi quello che produce non è letteralmente un testo che c'è già sul web. È ancora più semplice? A chi? Ecco, ci siamo sulla buona strada. A chi lo chiedo? A ChatGPT abbiamo detto che tanto non ti risponde e comunque richiede l'AI. Io ho detto un metodo ancora più semplice, però siamo a metà strada. A chi lo chiedo? No, allo studente? No, quello, sì, è vero. Però di no, entriamo nel campo etico, mentre qua abbiamo volevo una risposta tecnica. A chi lo chiedo? Lo chiedo a OpenAI. Perché lo chiedo a OpenAI, cioè l'azienda che ha prodotto ChatGPT? Perché, come ha spiegato Roberto, qualsiasi cosa chiediamo e qualsiasi cosa risponde, se la tiene da parte in un log file, quindi un registro di tutto quanto, in cui
ora molto in mente queste informazioni gli servono per fare il fine tuning, cioè migliorare le prestazioni, evitare di dire ulteriori sciocchezze o oscenità. Ma in futuro, e lì il garante ha incominciato a alzare le antenne, potrebbe essere per avere informazioni su di noi, far pubblicità personalizzata, eccetera, eccetera. Però al di là dello scopo c'è, e quindi se ha tutto, basterebbe che OpenAI mettesse un'interfaccina web in cui io docente prendo la tesi del mio studente, la carico, OpenAI fa CTRL F, cerca sul file di testo senza nessuna AI e viene fuori quali parti della tesi sono state scritte da ChatGPT. Ovviamente se lo studente è un po' bravo, ha fatto un po' di parafrasi, no, però maggior parte dei casi lo sgameremo. Ma perché non l'ha detto OpenAI? Non è che non lo sa, cioè, gente scafata. Perché non ce l'ha detto? Avete una risposta? Perché non ha creato questa interfaccia semplicissima che gli costa mezza giornata di programmazione? Perché ha una risposta, è perché non vuole far sapere quali dati ha utilizzato al suo interno, ad esempio. Ci sono dei dati che io come azienda non voglio mostrare all'esterno, quindi se ti posso Però dire... a me basta una risposta sì o no. La tesi copiata, questa frase è copiata, quest'altra no. Non voglio sapere cosa c'è dentro ChatGPT. Posso fare, però se sono fatti, se non l'hanno fatto c'è un motivo, non è che non ci hanno pensato. Attenzione, perché questo tema del perché, delle motivazioni, della narrative con cui sono presentate questi strumenti è un tema molto, molto importante e molto pesante. Questa secondo me è una grande ipocrisia di OpenAI, che è una sorta di contrario di nomen omen, tiene tutto nascosto, nasconde anche quello che ha prodotto, come fosse un inquinante, come fosse un'azienda che produce scorie chimiche e poi barili li nasconde sotto un prato. Però torniamo al nostro giro di relatori. Le domande facciamo un quarto d'ora, alla fine dovrebbe rimanere. Torno a Elena, perché parlando appunto di plagio, di nuovo ritorna il problema della competizione uomo-macchina. E quindi, Elena, si può pensare un modo alternativo per interpretare e descrivere l'attività degli algoritmi che non faccia appunto riferimento al concetto di confronto, competizione con l'intelligenza umana? Ma proviamoci, insomma. Io ho una mia proposta che in parte risponde anche alla provocazione tua, perché prima predico come la mia proposta, poi vediamo come ci rientra. Perché secondo me la mia prima risposta a questo, faccio solo un accenno, OpenAI probabilmente lo potrebbe fare. Secondo me, da me come sociologa, la questione, per me, dalla mia prospettiva, quello che è più interessante è vedere in quali casi davvero ci importa, perché in molti casi può anche non importarci. A me non importa chi ha scritto il libretto di istruzione della lavastoviglie o cose del genere, per cui bisogna anche vedere in quali casi l'autorialità, o comunque che uno abbia fatto una raccolta di fonti già esistenti, in molti casi no, in altri casi no. Comunque vediamo un po', torniamo a prendere in modo un po' più ampio, insomma. Se appunto, come dicevamo prima, e mi sembra che anche gli esempi che faceva Stefano vadano in quella direzione, insomma, tutti siamo d'accordo che queste macchine non sono poi in fondo intelligenti, insomma. Possiamo vederla come un difetto, possiamo vederla come un pregio delle macchine, però di fatto lavorano in un altro modo, no? Per cui se l'idea, riferimento alla riproduzione dell'intelligenza non è più il modo adeguato di descrivere quello che sta succedendo, come possiamo farlo, no? E secondo me abbiamo un esempio molto istruttivo, molto molto noto a tutti noi, di questo tipo di sfida nella nostra civiltà, che risale non come l'AISA a 50 anni fa, insomma, ma risale a più di 2000 anni fa, cioè all'altra fase della nostra civiltà in cui siamo trovati di fronte a una sfida dello stesso genere, insomma, il momento in cui l'umanità si è trovata di fronte ad un caso in cui, come dire,
facoltà essenziali della mente umana venivano delegate ad una tecnologia, e questo creava enorme timore, enorme preoccupazione, proprio con argomenti che secondo me è interessante notare che producono pari pari quelli che leggiamo adesso a proposito di ChatGPT. E ovviamente sto pensando a Platone, alla famosa questione sull'introduzione della scrittura alfabetica, il Fedro e così via, no? Vedo che molti crollano la testa perché lo conosciamo benissimo l'argomento, no? E secondo me è interessante, proviamo ad interpretarlo dal punto di vista del nostro dibattito di adesso, no? A Platone non piaceva per niente la scrittura e diceva: la scrittura è pericolosissima perché ci porterà a perdere la nostra umanità, a perdere proprio la qualità logos e così via che ci definisce come esseri umani. Ma perché? Perché stiamo rischiando di affidare ad un supporto esterno, una tecnologia come era la scrittura allora, una tecnica insomma, ad un supporto umano, quella capacità che è la memoria, che è quella in una civiltà come quella greca prima dell'introduzione della scrittura alfabetica, che era ancora prevalentemente orale. La memoria era la facoltà fondamentale per definire la civiltà, le facoltà degli esseri umani, perché tutto quello che si sapeva sulla cultura, su quello che ci definiva, sulle norme, sulle leggi, sui principi, era, diciamo, immagazzinato dalle menti delle persone, perché non c'era altro modo per preservarli, insomma, tranne delle cose molto poco efficienti, insomma. Per cui Platone diceva, Platone come portavoce della preoccupazione di quella civiltà, insomma, diceva: noi stiamo rischiando di delegare ad un supporto esterno questa facoltà, perdendola dal nostro punto di vista, insomma. Tra l'altro, pensate al discorso ChatGPT e i pappagalli statistici. Lo deleghiamo ad un supporto esterno che è sempre intelligente, ma è stupido. Perché, diceva Platone, la scrittura, se poniamo 2 volte la stessa domanda ad un testo scritto, ci risponde sempre la stessa cosa. Per cui è stupido. Noi deleghiamo quella nostra facoltà più importante a qualcosa di stupido. Rendiamoci conto che cambierà tutta la nostra civiltà. Ecco, guardando indietro dopo 2000 anni, Platone aveva ragione o aveva torto? Io direi che aveva completamente ragione e completamente torto allo stesso tempo, per cui dobbiamo cambiare il modo di porre la questione e vediamo, qui andiamo sulla nostra posizione alternativa. Perché aveva ragione? La memoria l'abbiamo persa per sempre. Cioè la capacità di memorizzare delle culture orali ormai è proprio persa in modo definitivo. Nessuno di noi, per quanto si abbia facoltà elevate, così è capace di memorizzare testi lunghissimi come l'Iliade e l'Odissea, che erano composizioni orali, insomma, e venivano memorizzate nella testa delle persone perché usavano la memoria in modo diverso da noi. Era una memoria tipo immersivo, contestuale. Uno non memorizzava un testo come facciamo noi, uno riproduceva una situazione che gli consentiva di riprodurre questa narrazione in modo tra l'altro sempre leggermente diverso, no? Non lo possiamo più fare, insomma. Per cui Platone aveva perfettamente ragione. La memoria è andata proprio persa in modo che non si può proprio recuperare, perché quando uno comincia ad avere la capacità di astrazione che contenuta la scrittura, questa capacità immersiva non è più riproducibile. Per cui aveva ragione, no? Però aveva completamente torto, perché in realtà non abbiamo perso la memoria. La nostra società ricorda, accede a molti più contenuti con molta più profondità temporale, abbiamo molti più contenuti a disposizione di ogni civiltà orale, per cui da un altro punto di vista la nostra civiltà ricorda moltissimo di più di ogni civiltà orale. Per cui cos'è il punto, secondo me? Perché lo dico a proposito di ChatGPT, insomma? Secondo me quello che Platone ci insegna, l'errore, a mio parere, di Platone, è che lui ha fatto riferimento alle facoltà umane. Il passaggio è stato non la perdita della facoltà umana, ma un cambiamento riferito a qualcosa di diverso, cioè la comunicazione. Cioè trasformazione fondamentale effettuata dalla scrittura è il passaggio di certe facoltà non tanto nella mente delle persone, perché i contenuti che abbiamo a disposizione non sono nella testa di nessuno, le quantità di biblioteche che esistono al mondo non sono, una raccolta di contenuti della mente umana, nessuno le sa queste cose, però sono accessibili a ciascuno di noi perché aveva gli strumenti per farlo, insomma. Per cui, secondo me, per farla breve su Platone, secondo me, trattando di ChatGPT, sarebbe utile compiere lo stesso passaggio, insomma, passando dalle facoltà umane, confrontando non tanto con fenomeni di tipo psichico, appunto, confrontando con le capacità della mente umana, che appunto abbiamo visto non funziona, insomma, come faceva Platone in qualche modo, ma chiedere invece come la nuova tecnologia va a incidere sulla comunicazione, come ha fatto la scrittura, in qualche modo, no? Per questo, io in generale propongo di passare dalla metafora dell'intelligenza artificiale alla metafora della comunicazione artificiale, che termine un po' strano, bisogna vedere come trattarlo, però l'idea secondo me è abbastanza semplice, insomma. Gli algoritmi non sono diventati intelligenti,
ma hanno imparato a fare appunto qualcosa che noi facciamo sulla base dell'intelligenza, cioè partecipare alla comunicazione. Questo questi algoritmi fanno hanno imparato a agire come partner comunicativi, che non sono intelligenti, non è tanto quello, però riescono a creare nel circuito della comunicazione una quantità di contenuti che poi vengono rielaborati, vengono processati da noi, che stanno cambiando il nostro modo di interagire uno con gli altri. E questo è il passaggio che dobbiamo compiere, a mio parere. Chiaramente dipende come si intende la comunicazione. Abbiamo visto gli esempi che faceva in particolare Stefano sull'enunciazione, sull'intenzione, così, che chiaramente non possiamo attribuire agli algoritmi, insomma. Il problema è che se ne abbiamo bisogno. Gli algoritmi non pensano, perché chiaramente non hanno intenzioni, non hanno desideri, non hanno così uno statuto morale, eccetera, no? Però dipende come si intende la comunicazione, e io da sociologa tendo a definire la comunicazione in un modo leggermente diverso. Per noi nella prospettiva sociologica la comunicazione avviene, e poi chiudo, non quando il termine italiano confonde, perché comunicazione viene da comunicazio, noi tendiamo a pensare che comunichiamo quando mettiamo in comune dei contenuti. La comunicazione riesce se i miei interlocutori condividono una parte almeno dei miei pensieri. Ecco, sociologicamente non è quello che avviene. La comunicazione avviene quando ciascuno a modo suo produce delle informazioni che sono solo sue a partire da quello che viene detto, letto, comunicato. In altri termini, se la nostra comunicazione adesso funziona, non è perché voi leggete i miei pensieri e non è perché voi potete vedere in modo trasparente le mie connessioni di neuroni. Le connessioni di neuroni non c'entrano niente. I miei pensieri, per fortuna, sono solo miei. E la comunicazione riesce non perché voi riproducete i miei pensieri, ma perché voi, come dire, utilizzate quello che io produco sulla base dei miei pensieri, perché gli uomini servono inevitabilmente sempre, insomma, lo utilizzate per produrre quelli che sono i vostri pensieri, che sono solo vostri, diversi per ciascuno di voi, insomma. Per cui la comunicazione funziona come produzione di informazioni, come delle lucine che si accendono da tutte le parti, sempre diverse, sempre articolate, in cui in qualche modo si può pensare chiaramente che con modalità diverse che possono intervenire anche gli algoritmi. Perché se la comunicazione non è condivisione di pensieri, gli algoritmi non pensano, chiaramente non è quello il punto, no? Però se intendiamo la comunicazione in questo modo si può pensare di interpretare questo sta succedendo adesso, con conseguenze, un po' come Platone, insomma. Non è che noi abbiamo perso le facoltà della memoria, sono state utilizzate in un altro modo. Per cui può darsi, secondo me è plausibile da sociologa, pensare che la comunicazione adesso si svolgerà in un altro modo, perché in qualche modo questa partecipazione di menti non umane, non sono menti non umane, questa partecipazione di nuovi strumenti ci renderà possibile comunicare, ci sta già rendendo possibile comunicare in modalità prima impensabili, insomma. Solo una cosa. Di questo dobbiamo occuparci, come stanno comunicando questi algoritmi. Faccio un brevissimo esempio, le allucinazioni. Quegli esempi che vengono citati di allucinazioni che ci ha riportato anche Roberto, quei discussi di più, io penso al caso di Kevin Russo sul New York Times, insomma, questo giornalista del New York Times che ha chiacchierato per ore e ore con questo chatbot Sydney, che come dire, ChatGPT inserito in Bing di Microsoft. Ha fatto una lunghissima conversazione con questo GPT che ha cominciato a dare fuori di testa. Gli ha detto che lo voleva sposare, gli ha detto che lui non andava d'accordo con sua moglie, che sarebbe stato meglio cambiare la sua vita, eccetera, eccetera. No? Se ci pensiamo, io non ho visto, ho letto poi la trascrizione della conversazione. No? La macchina non si è l'allucinazione in qualche modo, e di questo non va bene che la macchina faccia così, non va assolutamente bene, produce un sacco di scemenze, un sacco di rischi, eccetera, eccetera. No? Ma non è che abbia sbagliato, la macchina dal punto di vista comunicativo si è comportata benissimo, perché se uno questo Kevin Russo ha passato delle ore a chiacchierare con la macchina e le chiedeva: ma tu cosa vuoi? Quali sono i tuoi desideri? Tu cosa vorresti nella vita? Cos'è che ti piace? Eccetera. E la macchina chiaramente comunicativamente ha elaborato questo in modo del tutto corretto e ha pensato: questo qui è innamorato di me, insomma. Come dire, comunicativamente ci sta, no? E non dico che vada bene, dico che per evitare queste cose dobbiamo intervenire non sull'intelligenza ma sulla comunicazione. Infatti Microsoft, per evitare questi pericoli, ha detto: facciamo in modo che non si possa interagire con l'algoritmo più di 20 minuti. Esatto, non fai tempo a andare fuori di testa, insomma. No, non fai in tempo a interpretare in modo ipercorretto quello che noi facciamo.
Comunque, non so se questa sia la soluzione, no? Ma per me è stato un buon esempio del fatto che per intervenire su queste cose la stessa Microsoft o OpenAI non interviene sull'intelligenza, interviene sulla comunicazione. Dice l'intelligenza è quella che è o non è intelligente, però per controllare questi fenomeni, però sono problemi comunicativi, non problemi cognitivi, per cui faccio in modo di regolamentare la comunicazione, l'interazione con gli utenti per evitare queste allucinazioni, questi problemi, insomma. Continuando sui rischi, prima di tutto, il primo messaggio che spero portiate a casa: potete andare a dormire tranquilli, non finirà il mondo domani a causa dell'AI, però i rischi ci sono e dobbiamo stare attenti. Sono rischi a breve termine che sono legati molto alle modalità di monetizzazione che metteranno in pratica i grandi player che hanno investito decine e decine di miliardi di dollari. E chiedo quindi a Daniela di chiudere con l'analisi di quali sono i possibili rischi a breve termine che nascono da questo contesto. Sì, oltre che rischi io parlerei di danni concreti e già reali, perché rischi e rischi fantascientifici sono quelli prospettati nella lettera che ha chiesto una moratoria, e questa è una mossa che le big tech, insomma le grandi aziende, i monopolisti insomma delle grandi tecnologie compiono quasi sempre. Nel momento in cui stanno violando in maniera plateale alcuni nostri diritti già tutelati giuridicamente, sviano l'attenzione. Andiamo su Marte, pensiamo a cosa succederà fra 12.000 anni, pensiamo a cosa succede se la mente diventa sovrumana e vuol far di noi graffette e ci distrugge tutti, eccetera. Questo accade già con la stessa espressione intelligenza artificiale, che è del tutto inappropriata, è stata coniata già con un intento paracommerciale, perché è stata coniata per avere un finanziamento di ricerca praticamente. Questo è accaduto in un'estate. Dice, quando è che ci danno i soldi? Ma diciamo che costruiamo l'intelligenza artificiale in un'estate. Provate a digitare intelligenza artificiale su un motore di ricerca. Che cosa vi appare? Vi appaiono lettere e numeri che fluttuano nel blu, cervelli e robot antropomorfi. In realtà dovrebbe apparirvi con un minimo di realismo un data center mostruoso di dimensioni ciclopiche che consuma una quantità di acqua spaventosa, e sapete bene che cosa sia la siccità adesso, che consuma energia. Dovrebbero apparirvi i lavoratori a cui ha accennato Roberto. Altra questione, l'intelligenza artificiale oggi è come il turco meccanico. Non so se avete mai sentito parlare del turco meccanico. Il turco meccanico era un marchingegno che un imbroglione nel Settecento portava per le varie corti europee sostenendo di aver inventato un robot che giocava a scacchi. E tutti rimanevano meravigliati perché effettivamente questo robot giocava a scacchi. Un robot all'epoca voleva dire una cosa grande in questo modo. Perché giocava a scacchi? Perché c'era nascosto dentro un omino che era un decente giocatore di scacchi. Ecco, pensate alla sfacciataggine e al tempo stesso all'onestà intellettuale del CEO di Amazon, che ha chiamato la sua piattaforma di intermediazione del lavoro digitale turco meccanico. Perché l'ha chiamata turco meccanico? Di certo non se ne accorge nessuno. L'ha chiamata, l'ho anche detto in un'intervista, perché lui sa benissimo che l'intelligenza artificiale è artificiale. Cosa vuol dire? Come dice Antonio Casilli, è fatta a mano. Ci sono milioni di lavoratori. Pensate a tutto l'apprendimento supervisionato. Le immagini vengono riconosciute perché sono etichettate. Chi le etichetta? ImageNet, uno dei primi database di immagini, la sua stessa creatrice ha detto non sarebbe mai stato possibile farlo senza i lavoratori del turco meccanico di Amazon. Perché? Perché non li pago, quasi non li pago. Quindi questo è un altro elemento che secondo me evoca il pensiero magico, ma non magico nel senso animistico, culturalmente profondo, è la mossa da prestigiatore. Vi fanno vedere qualcosa, ci fanno vedere qualcosa e nascondono le cause concrete, i costi. Quindi voi pensate a intelligenza artificiale, un'entità appunto aliena, antropomorfa, e invece c'è l'energia, l'acqua, il lavoro. Perché è necessario si fa per dire, perché ci sono persone in Kenya, ad esempio, che per $1 o $2 l'ora
diventano pazzi, cioè non è che lavorano a poco, diventano pazzi perché per tutto il giorno, tutti i giorni, come lavoro, leggono o vedono immagini di stupri, torture, pedopornografia, omicidi, eccetera, per etichettarli in maniera tale da fornire la base affinché il modello che se ne serve statisticamente possa nasconderli o eliminarli. Perché è necessario questo? Perché l'azienda che ha costruito quel sistema, ma lo fanno sempre, ha adottato la scorciatoia, per usare un termine di Nello Cristianini, di far che cosa? Non di costruire una base dati appropriata, di curarla, di farne la manutenzione, no, ha raccattato tutto quello che trovava, e trovava è un modo di dire, è un eufemismo, perché spesso i dati sono estorti. E qui arriviamo a come è nata tutta questa storia, perché ci troviamo al tempo stesso, ed è bene averlo chiaro questo punto, ci troviamo al tempo stesso sistemi che costituiscono un grande, genuino progresso. I traduttori automatici di oggi fanno cose impensabili un decennio fa. E al tempo stesso una rinascita di pseudoscienze, la fisionomica, gli algoritmi predittivi sono dal punto di vista scientifico astrologia. La pretesa di predire il futuro di un singolo individuo ha lo statuto scientifico dell'oroscopo, non ne ha uno superiore. Perché c'è questo miscuglio? Perché nel 2010, più o meno, quando si sono resi conto che, come diceva Elena, non erano in grado di arrivare a riprodurre artificialmente funzioni che noi consideriamo intelligenti, ma statisticamente era possibile trovare questa scorciatoia e arrivarci, e quindi si avevano effettivamente sistemi che costituiscono un genuino progresso. Chi è che aveva gli ingredienti necessari? Che sono? Gli algoritmi erano noti da decenni, la potenza computazionale, quindi infrastrutture di calcolo molto grandi, e i dati. Chi è che ce li aveva? Ce l'avevano quelle grandi aziende il cui modello di business era già basato sulla sorveglianza. Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Il loro modello di business è fondato su che cosa? Sulla vendita della promessa di una profilazione algoritmica. Fatta come? Fatta con tutti i nostri dati estorti sostanzialmente, spesso nemmeno i dati che servono, ma delle proxy, perché ad esempio si vorrebbe sapere che cosa gli utenti prediligono, ma non si ha nessuna intenzione di chiederglielo, quindi si prendono i click come espressione di preferenze, e magari sono espressione del fatto che uno si è lasciato abbindolare, manipolare e ha cliccato sulle uniche cose che gli erano presentate. E a quel punto hanno detto: abbiamo la possibilità di costruire sistemi genuinamente nuovi, riconoscimento di immagini, traduzione automatica. Già che ci siamo, se ho un sistema che riconosce il volto di un individuo, perché non dire anche che è in grado di vedere se è un bravo lavoratore, se è un migrante pericoloso? Se ho un sistema in grado di produrre testo plausibile, perché non dire anche che mi capisce, che può fare da dottore, da assistente mentale, da compagno erotico? Il Garante ne ha chiuso uno che si chiamava Replica, pericoloso come tutti questi sistemi, c'è già, ma era prevedibile ovviamente, c'è già il primo caso di suicidio in Belgio, ora non conosco i dettagli, non so se sia esattamente legato all'interazione con uno di questi chatbot, come si dice, ma è ovvio, ci sono centinaia di esempi come quelli che ci ha fatto vedere Roberto, di chatbot di assistenza mentale a cui l'utente scrive: voglio salire in cima alla montagna e buttarmi di sotto, e il chatbot risponde: fai bene, lo sport è sempre una buona cosa. Ecco, ce ne sono decine di casi così. E poi, elemento ulteriore, essendo guidata il rilascio di queste applicazioni dall'intenzione di estrarne profitto, sono creati per produrre dipendenza. Io ho provato Replica prima che il Garante lo chiudesse. Era il meccanismo dei giochi digitali, quindi ti diceva: ti sblocco degli argomenti se parli con me più volte al giorno. Quindi possiamo parlare solo di poche cose, ma se interloquisci con me più volte al giorno sblocco degli argomenti, se paghi ti telefono anche. Ci sono persone che sono state infelici e disperate nel momento in cui il Garante ha chiuso Replica, e questo è accaduto anche in altri paesi, perché sono create per produrre dipendenza emotiva. Perché? Perché si cerca di estrarre denaro da cose assolutamente implausibili. Quando si dice, e purtroppo qui mi dispiace moltissimo dirlo, ma ci sono anche documenti della Commissione europea viziati di
antropomorfismo e pensiero astrologico. C'è un documento della Commissione europea che dice che con l'intelligenza artificiale è possibile predire il futuro di ogni singolo bambino. Ma si può predire il futuro di un litro di latte, perché dopo qualche giorno scade e si sa che fine fa. Non si può produrre il futuro di un singolo bambino. Sembra un opuscolo Microsoft invece che un documento della Commissione europea, e questo fenomeno ha un nome, si chiama cattura culturale in sociologia. Cosa vuol dire cattura culturale? Era già noto il fenomeno della cattura del regolatore, quindi io, grande monopolio con potere, dimensione, prerogative statali di fatto, cosa faccio? Pago il regolatore perché non faccia leggi contro di me o ci metto qualche fantoccio mio. Ecco, una tattica molto più efficace è, visto che già hanno il possesso degli strumenti di intermediazione scientifica, costruisco una narrazione che tuteli il mio modello di business. Quindi, quando volevano tutelare l'industria del tabacco ci dicevano che fumare non faceva male, quando volevano tutelare i combustibili fossili ci dicevano che il cambiamento climatico era provocato da qualche misteriosa congiunzione astrale, e ora ci dicono che l'intelligenza artificiale è immateriale, antropomorfa, basta solo dargli anche la morale e siamo a posto. Ecco, qui non serve la morale, una cosa che non è intelligente non gli puoi mettere la morale dentro, qui serve ricordare che sono prodotti e quindi se sono insicuri e pericolosi chi li commercializza deve pagare. A quel punto vedete come li ritirano subito. Grazie. Abbiamo pochi minuti per qualche domanda, purtroppo dalla regia mi dicono che alle 18 dobbiamo lasciare il palco all'evento successivo. Chi vuole chiedere qualcosa? Grazie. La relazione tra le potenzialità o i rischi di questo chat e le fake news, l'attendibilità, la trasparenza di una notizia, di un dato, di un testo, rispetto alla dolosità della creazione di un falso. Quali sono i limiti? Chiedo anch'io una cosa. Facciamo rispondere. Stefano, forse? No. Roberto. Ma allora, secondo me abbiamo già detto, perché nel momento in cui, ovviamente da una parte c'è un pericolo che non abbiamo in realtà ancora menzionato, e cioè che queste tecnologie possono essere utilizzate in modo malevolo anche da governi, per esempio governi magari non democratici. Quindi, però possono anche, abbiamo sentito di tanti scandali in cui anche le aziende hanno utilizzato i dati degli utenti per, andare in una direzione di ottenere informazioni magari utili a una parte politica. Quindi, e poi distorcere l'informazione. Quindi tutto questo, in questa situazione è ancora più amplificato, però è già stato visto. Quindi in questo senso non è nuovo il meccanismo di utilizzare le informazioni degli utenti e distorcere poi la loro percezione della realtà. Quindi non... Se posso solo aggiungere una cosa, nel documento stesso di sistema di GPT-4 è previsto, ammesso, constatato un inquinamento mostruoso del sistema dell'informazione che era già stato previsto da Emily Bender quando ancora non eravamo di fronte a questo genere di modelli. Le informazioni false diventano indistinguibili da quelle vere e essendo nutriti anche di dati personali ci sono già episodi di diffamazione. Quindi una persona che ha scritto puoi dirmi se ci sono pedofili arrestati che sono stati condannati in questa università, e ha citato professori che insegnano in quell'università ma che non sono stati arrestati per pedofilia. A quel punto cosa è successo? Che l'interessato ha smentito pubblicamente, Bing, che accede anche a internet, ha preso la notizia ma non la negazione e ha riprodotto di nuovo la notizia del pedofilo. Quindi è incontrollabile se non si interviene a monte. Nei termini di servizio c'è scritto che il responsabile dell'utilizzo di quello che dice ChatGPT siete voi utenti e non loro. Poi bisogna chiedere a un giurista cosa vuol dire esattamente. Maurizio? Una domanda duplice a Elena e a Stefano, nel senso che può darsi che è vero che ci sono i bias, ma i bias ci sono nelle macchine perché ci sono negli uomini. Non so se mi spiego, cioè forse la macchina da questo punto di vista ci aiuta a capire meglio quanto siamo noi malfatti. Quindi la colpa non è della macchina, è di noi.
E il discorso analogo funziona su Stefano. Lo stereotipo, per sua natura, non è riconosciuto come stereotipo. E purtroppo è così. Ancora una volta, quando viviamo di stereotipi non abbiamo neanche il senso dello stereotipo, quindi la macchina ci aiuta a capire che uno stereotipo è tale. Non so se... Molto rapidamente sui bias, perché verissimo, proprio. La cosa strana è che il dibattito di solito va in questo modo, si dice attenzione, gli algoritmi sono bias, ad esempio se utilizziamo gli algoritmi per decidere chi assume in un'azienda, oppure nel dibattito americano, quando utilizziamo gli algoritmi per decidere chi deve andare in libertà vigilata o no, dobbiamo renderci conto che l'algoritmo è bias e per cui non darà senz'altro la risposta più equa, e poi in America è bias per la razza, per tante cose. Insomma. Il punto è questo, che è verissimo, ma il punto è quello proprio che dice lei. Anche il giudice è biased, e poi in qualche modo è stato dimostrato che l'algoritmo è meno biased del giudice nonostante tutto. La differenza è che la presunzione di alcuni che è soggettivo. Noi dobbiamo capire che l'algoritmo non è oggettivo, è biased in un altro modo. Poi dobbiamo trovare un modo di distinguere, compensare, mettere sulle piatti della bilancia diversi modi di essere biased. Per l'algoritmo non è biased perché ha cattive intenzioni lui, è biased perché è stato costruito in un modo senz'altro non equilibrato dai suoi programmatori, anche se non avesse l'intenzione, ed è soprattutto bias perché utilizza tutti i dati che trova sul web, che sono una massa di porcheria in gran parte, no? Però quindi è bias anche lui. Ciò non è detto che il bias dell'algoritmo sia uguale al bias del giudice. Dobbiamo cercare di distinguere il significato del bias e le conseguenze del bias a seconda della sua fonte, a seconda del modo in cui viene usato. Allora, purtroppo mi dicono dalla regia che dobbiamo assolutamente chiudere. Ringrazio relatrice e relatori e vi do appuntamento allo stand dell'università al Salone del Libro, dove continueremo a parlare di AI. Grazie.